Buongiorno, Catechismo della Chiesa Cattolica e cosiddetti testi sacri. Proseguiamo questa analisi del rapporto. Allora, prendo spunto dal viaggio che ultimamente il Pontefice ha fatto in Iraq e dal fatto che ancora una volta ovviamente ha richiamato la necessità del dialogo tra le varie correnti, tra le varie fedi, e poi sapete c'è la giornata ogni anno che viene celebrata per riunire gli esponenti delle varie religioni del mondo per pregare tutti assieme per l'unità. E nel Catechismo della Chiesa Cattolica al tema del dialogo sono dedicati una serie di capitoletti, e proprio nell'elenco finale dei temi trattati nel Catechismo, la voce dialogo, c'è dialogo con altre religioni, con la filosofia e la scienza, è l'articolo 39, dialogo con coloro che non accettano ancora il Vangelo, articolo 856. Guardate che questo ancora ha un significato veramente profondissimo e potentissimo, vuol dire prima o poi lo dovranno accettare. E questa dà già l'idea, guardate come in una parola già ci sia l'idea di una intenzione precisa. Poi c'è dialogo tra le chiese per ottenere l'unità dei cristiani, articolo 821 e 1126. Ora, la cosa curiosa è che se voi andate a leggere tutti questi articoli, come ovviamente ho fatto io, adesso non lo faccio qui per ovvi motivi, vedrete che i riferimenti in nota in ogni singolo articolo sono tutti riferimenti che non citano mai i testi sacri, cioè non citano mai i Vangeli. Citano le determinazioni dei concili, in particolare del Concilio Vaticano II. Cioè la Chiesa nel presentare questa necessità del dialogo interreligioso cita se stessa, è autoreferenziale. Ora questo è comprensibile perché siccome la Chiesa sa bene che la religione, il pensiero religioso è una invenzione, una elaborazione degli uomini, e quindi questo richiede la necessità di un dialogo, anche perché sulla base di queste differenze religiose sappiamo bene che cosa è successo nella storia e che cosa ancora succede ai nostri giorni. Guardate, quando il pontefice si è incontrato con il rabbino capo della comunità ebraica di Roma, il rabbino capo ha detto: noi non riceviamo il Papa per discutere di teologia, cioè la fede non è negoziabile, nel senso che ognuno si tiene la sua. E la cosa interessante è che parlano dello stesso libro, partono dallo stesso libro e sanno bene quali sono le differenze inconciliabili in termini di verità che sarebbero contenute in quel libro. Poi giustamente il rabbino capo ha detto che le differenze tra le varie religioni non devono giustificare la violenza. Sono assolutamente d'accordo, ovviamente, ma sono d'accordo anche perché le verità contenute nelle varie religioni sono verità inventate dagli uomini, quindi sono delle verità relative. Ed è per questo che è necessario discutere, proprio per riuscire, o dialogare meglio ancora, per riuscire a mitigare, se non addirittura azzerare, tutte quelle conseguenze che purtroppo la storia ci ha insegnato essere quasi connaturate alla necessità di imporre una verità agli altri. Ed è per questo che io dico che non c'è nessuno di più pacifico di chi vive nel dubbio, e non c'è nessuno di più violento di chi invece è convinto di avere la verità, sia pure se esercita anche solo una violenza verbale. Non ha importanza, ma questo dialogo in effetti è reso necessario proprio dal relativismo delle verità contenute nelle varie forme di pensiero religioso. E qui però appunto ho detto prima che la Chiesa cita i concili, non cita i testi sacri. Non cita i testi sacri perché a mio avviso sa di non poterlo fare. Andiamo a vedere che cosa dicono i Vangeli in termini di dialogo interreligioso, cioè di dialogo tra coloro che pensano diversamente.
Ora, voi sapete che io da sempre dico che Gesù non si occupava del mondo, si occupava del popolo di Israele e aveva delle finalità che erano molto specifiche: l'instaurazione del loro regno messianico e la liberazione dal giogo straniero. Ma siccome la Chiesa ci dice che Gesù aveva invece un messaggio diretto a tutta l'umanità, andiamo a vedere che cosa dicono i Vangeli proprio in relazione a questo dialogo cui la Chiesa fa riferimento negli articoli di cui vi ho letto i numeri. Allora partiamo dal Vangelo di Marco, perché secondo tutti gli studiosi è il primo ed è quindi un po' la fonte degli altri, quantomeno dei Vangeli sinottici. Allora nel capitolo 6 si dice: egli percorreva i villaggi all'intorno e insegnava. Chiamati a sé i 12, incominciò a inviarli a due, dando loro il potere sopra gli spiriti immondi, eccetera. Cominciò a inviarli a due. Tra l'altro non vi viene in mente niente, questo era un gruppetto molto piccolo. A due andavano a bussare alle porte. Ora, quando, lo dico sorridendo veramente, cioè nella cultura diffusa tra di noi, quando delle persone vengono a bussare alla nostra porta per parlarci di una forma di pensiero religioso, qualunque esso sia, che cosa pensiamo? Siamo purtroppo abituati a pensare che fanno parte di una setta che cerca proseliti. Bene, non c'era nessuna differenza. Loro facevano proselitismo per quel messaggio che Gesù intendeva veicolare. Quindi erano un gruppo ristrettissimo di persone che cercavano di convincere altri della bontà del loro messaggio. Quindi questo è fondamentale capire. Poi cosa succede? Succede che quando un pensiero religioso vince, si impone su tutti gli altri, quello diventa la verità e gli altri diventano gli appartenenti a delle sette che cercano di far veicolare la loro verità. Non c'era nessuna differenza. Andavano a due a bussare alle porte. Diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non partiate di là. Ma se, e qui veniamo al dialogo tra chi la pensava diversamente, ma se in un luogo non vi si ricevesse né vi si desse ascolto, andate via di là e scuotete la polvere da sotto i vostri piedi in testimonianza contro di loro. Non stiamo ad interpretare. Che cosa vuol dire contro di loro? Ce lo dice il Vangelo stesso. Qui facciamo un salto nel Vangelo di Matteo, siamo nel capitolo 10. Questi sono i 12 che Gesù inviò dopo aver dato loro i seguenti avvertimenti. Non andate dai pagani, né entrate in una città di Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore disperse della casa di Israele. Quindi Gesù diceva di rivolgersi alla casa di Israele. Poi ha dato loro una serie di raccomandazioni: non procuratevi né oro né argento né denaro per le vostre tasche, e qui non faccio commenti su chi ha preso in mano questo messaggio e lo veicola in tutto il mondo. Entrando in una città o in un villaggio, informatevi se c'è una persona proba e la arrestate fino alla vostra partenza. Entrando nella casa datele il vostro saluto, e se la casa ne è degna, scenda su di essa la vostra pace. Se invece non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se uno non vi riceve né vuole ascoltare le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico, nel giorno del giudizio sarà riservata alla terra di Sodoma e Gomorra una sorte più tollerabile che non a quella città. Non c'è dialogo. O vi ascoltano o subiranno una punizione durissima. Questo noi siamo abituati a pensarlo in relazione all'Islam, no? A un certo tipo di, diciamo così, a un certo tipo di proselitismo fatto da una certa parte dell'Islam.
per cui bisogna imporre, come faceva la Chiesa all'inizio, peraltro, nessuna differenza. Bene, questo non è scritto nei testi dell'Islam, ma è scritto nel Vangelo. Chi non vi ascolta subirà una sorte peggiore di quella di Sodoma e Gomorra. Se vi perseguiteranno in quella città, fuggite nell'altra, poiché in verità vi dico, non terminerete le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. Gesù non aveva necessità di dialogare e non aveva neanche la volontà di dialogare con chi non aderiva al suo messaggio, perché i tempi erano per lui immediati. Lui formulava una certezza, o per meglio dire una speranza, che poi si è rivelata fallace, che le cose si sarebbero verificate di lì a pochissimo, tant'è che dice: predicate solo alle case di Israele, ma comunque non ce la farete neppure a predicare a tutte le case di Israele, perché i tempi, quelli che io spero che arrivino, quelli che io preannuncio, diceva lui, i tempi sono vicinissimi, stanno per realizzarsi, non avrete neanche tempo di parlare a tutti. Capite che è completamente diverso il messaggio. E ancora, nel Vangelo di Luca: quando entrate in una casa, restate là fino a che riprenderete il cammino. Se gli abitanti di una città non vi accolgono, nell'andarvene scuotete la polvere dai vostri piedi in testimonianza contro di loro. Guardate che questo messaggio è chiarissimo. Non c'è bisogno di interpretarlo, non ci sono dubbi. Il pensiero di Gesù, in questo senso, per quanto riguarda il dialogo citato nel Catechismo della Chiesa Cattolica, non richiede interpretazioni. Andate e predicate. Se accettano il messaggio, bene. Se non l'accettano, poveretti loro, ne subiranno le durissime conseguenze. E andiamo avanti. Dopo questi fatti il Signore designò altri 72 discepoli, quindi prima aveva mandato i 12, poi non bastavano e li inviò di nuovo a due innanzi a sé, cioè andavano a preparargli la strada, in ogni città e luogo che stava per visitare. Diceva loro: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate perciò il padrone del campo perché mandi operai nella sua messe. Cioè, abbiamo troppo pochi predicatori. Sembra veramente di sentir parlare il capo di un gruppo che cerca di fare proselitismo. Ne abbiamo troppo pochi. Speriamo che chi ha mandato me ce ne mandi qualcuno di più. Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Quando entrerete in una casa, dite per prima cosa: pace a questa casa. Se vi è qualcuno che ama la pace, riceverà la pace che gli avete augurato, altrimenti l'augurio resterà inefficace. Dov'è l'amore universale? Dov'è la volontà del dialogo? Ma lui, ripeto, non ne aveva bisogno. Non ne aveva bisogno, perché le cose stavano per avverarsi, secondo lui. Purtroppo si è sbagliato. Ecco perché è necessario leggere la Bibbia nuda. Perché questo titolo? Nuda vuol dire spogliata, non è ovviamente un titolo offensivo, vuol dire spogliata da tutti quei paramenti che le vengono messi sopra. Cioè, se noi leggiamo i Vangeli, troviamo una cosa diversa da quella che è indicata nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Per questo, ecco, questo titolo di questo ultimo lavoro. Quando andrete in una città, se qualcuno vi accoglierà, mangiate quel che vi offre. Se invece entrerete in una città e nessuno vi accoglierà, uscite sulle piazze e dite: noi scuotiamo contro di voi anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi. Ma sappiate che il regno di Dio è vicino. Vi assicuro che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida. Se i miracoli compiuti tra voi fossero stati fatti a Tiro e a Sidone, già da tempo i loro abitanti si sarebbero convertiti vestendo il sacco e coprendosi. Perciò nel giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? No, precipiterai nell'abisso. Questo è il, fra virgolette, dialogo che concepiva Gesù
nei confronti di chi non accettava il suo messaggio. È interessante, come vi ho letto prima, quando la Chiesa dice dialogo con chi ancora non accetta il messaggio di Gesù. Perché ancora? Che bisogno c'è di fare proselitismo? Allora Gesù parlava ai figli sperduti della casa di Israele perché aveva un messaggio per loro. Se si vuol fare vero dialogo, bisogna fare un'altra cosa, ma adesso poi ne parliamo un attimo. Chiudo con un'altra citazione del Vangelo, perché? Perché sicuramente qualcuno dirà che nel Vangelo di Marco alla fine si parla di un messaggio che deve essere rivolto a tutte le genti. Ma prima ancora vi dico, sempre nel Vangelo di Matteo, che Gesù dice: in verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutte queste cose accadano. Dal fico comprendete la parabola, non stiamo a riesaminarla perché quello che mi interessa sottolineare è: così anche voi intendeva loro, quelli a cui lui stava parlando personalmente, non noi di 2000 anni dopo. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. Quindi andate, predicate, se vi accettano bene, se non vi accettano la punizione sarà durissima. Sappiate che voi vedrete verificarsi queste cose, che poi però non si sono verificate. Dicevo prima che nel Vangelo di Marco, nella chiusura del Vangelo di Marco, nel capitolo 16, al versetto 15, si dice: poi disse loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e si farà battezzare sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Anche qui non c'è dialogo. O il premio o la punizione. Bene, questo lo si dice nel capitolo 16 di Marco. Se voi andate anche solo su Wikipedia, quindi non c'è bisogno di condurre grandi studi, vedrete che questo viene chiamato il finale lungo di Marco e che da tutti gli studiosi, dal versetto 8 in poi, è considerato con certezza una interpolazione successiva. Cioè è stato inserito quando appunto era nata, a seguito di Paolo di Tarso, eccetera, la necessità, la volontà di predicare ovunque, quindi soprattutto nel mondo ellenistico, greco-romano, questo messaggio di un Gesù, diciamo però trasformato nella forma che ha voluto Paolo. Bene, quindi questo messaggio qui è un messaggio che non fa parte del messaggio di Gesù, tant'è che fino al V secolo d.C. il Vangelo di Marco aveva 4 finali diversi. E per esempio Eusebio di Cesarea, Origene, lo stesso Girolamo non conoscevano questo finale qui, questo finale come viene definito tecnicamente il finale lungo di Marco. Non lo conoscevano perché non c'era. È stato inserito. Ireneo di Lione non lo conosceva in toto, cita soltanto il primo, pare ricordare soltanto il primo versetto, ma comunque di fatto non esisteva e ripeto, entro il V secolo c'erano 4 finali del Vangelo di Marco, quindi questo non può assolutamente essere preso come un invito di Gesù a predicare in tutto il mondo, perché lui ha detto chiaramente a chi questi dovevano predicare e ha detto anche chiaramente che i tempi erano brevissimi, cioè non ce l'avrebbero fatta neanche a percorrere tutti i centri abitati di Israele. Ora è chiaro che le religioni hanno bisogno di dialogare perché vivono di verità che sono state inventate dagli uomini. E le religioni, soprattutto quelle monoteistiche, hanno, come abbiamo visto anche qui, sia pure per altri motivi, necessità di fare proselitismo. Quindi il cristianesimo ha sempre fatto proselitismo, l'Islam fa proselitismo, l'ebraismo no. Ora noi sappiamo che fare proselitismo significa garantirsi seguaci, controllo sulle persone, potere e ricchezza. Questo sia il cristianesimo che l'Islam ce l'hanno insegnato molto bene.
L'ebraismo si è sempre comportato in un modo diverso, ma non perché siano migliori, sono come gli altri. Loro hanno mantenuto una loro esclusività in quanto si ritengono discendenti di una etnia particolare, assolutamente privilegiata. Teoricamente potrebbero almeno una parte di loro anche esserlo, però loro per ottenere potere e ricchezza hanno usato un altro sistema, che è quello di applicare perfettamente le leggi mosaiche. Leggi mosaiche su cui torneremo a parlare perché sono differenti dalle leggi di Noè, perché le leggi mosaiche riguardano Israele, le leggi di Noè riguardano l'umanità e contengono delle differenze molto importanti, molto curiose, anche sostanziali, e quindi a quelle dedicheremo un video. Quindi è necessario che le religioni dialoghino per mettere fine a queste violenze che non hanno nessun fondamento. Ripeto, nessun fondamento. Forse non tutti voi sapete, per esempio, che all'interno dello stesso cristianesimo il patriarcato cattolico bizantino ha scomunicato Papa Francesco, cioè gli ha lanciato contro un anatema, proprio in nome di queste verità inventate da uomini. Ed è necessario quindi ricomporre questo, ma riconoscendo che sono verità inventate da uomini e che quindi sono verità relative. E partendo dal presupposto, e non a caso la Chiesa cita, per quanto riguarda il dialogo, solo se stessa e non i Vangeli, perché nei Vangeli il dialogo non era previsto perché Gesù non ne aveva bisogno. O si accettava o si veniva condannati e le cose stavano per avvenire lì da un momento all'altro. Quindi, visto che ciò che ha previsto Gesù non si è avverato, allora il vero dialogo, secondo me, ovviamente, consisterebbe non nel presentare magari nelle varie nazioni una religione come preponderante rispetto alle altre, no? Quindi una religione come l'unica in possesso della verità, che poi però per bontà vuole dialogare con le altre, ma sarebbe bene, secondo me ovviamente, fare ad esempio nelle scuole ciò che si fa, che so, con la filosofia, presentare la storia delle religioni e poi lasciare che ciascuno sia libero assolutamente di scegliere senza tentare di produrre dei condizionamenti, cosa che invece, come sappiamo bene, purtroppo si fa. Quindi dialogo vero sarebbe essere sempre gioiosi e sereni, anche se si vede che dei cristiani diventano musulmani o dei musulmani diventano cristiani. E poi si può anche diventare ebrei, lo sappiamo, attraverso un percorso molto più lungo e difficile, ma quindi lasciare questa libertà totale, perché proprio nella convinzione di questo relativismo, nato dal fatto che le stesse speranze di Gesù non si sono avverate, questo relativismo ci deve lasciare liberi di scegliere. Ma per essere liberi di scegliere bisogna leggere la Bibbia in un certo modo, l'ho detto prima, la Bibbia nuda, cioè veramente spogliata di tutto ciò che le è messo sopra, ma fare in modo che non solo si legga la Bibbia, ma che chi si accinge a fare perché magari ne ha voglia, una scelta in ambito religioso, abbia le informazioni per fare una scelta libera. In qual caso non ci sarebbe più violenza, non ci sarebbe più contrapposizione, ma ci sarebbe veramente una unità di persone all'interno della quale tutte queste persone pensano liberamente e vivono liberamente senza necessità di convincere gli altri ad accettare la loro verità, che è comunque necessariamente una verità relativa. Ciao e grazie.